Chiedilo alla Luna, specialissimo, Saturno e Nettuno nel segno dell'Ariete, nel tuo segno zodiacale. Ben arrivata e ben arrivato. Fine marzo Nettuno è entrato nel segno dell'Ariete, fine aprile dal 25 Saturno arriva in questa meravigliosa costellazione. Nel corso dell'estate non si congiungeranno perfettamente al grado, quello accade il prossimo anno, ma la vicinanza è sotto il grado, pertanto si può parlare di una congiunzione, anche se la realtà la vedremo all'inizio del prossimo anno. La questione è che con questi due ingressi si apre una finestra, perché dalla primavera, pertanto dalla fine di marzo e più ancora dalla fine di aprile, poi per tutta l'estate, voi dovete immaginare una finestra che si apre su una vostra nuova vita, possibilità di vita, cambiamenti radicali di vita. Perché dico questo? Urano a luglio entrerà nel segno dei Gemelli, Plutone è già e non se ne va dal segno dell'Acquario, Giove chiaramente entrerà, ma lui è più veloce nel segno del Cancro. Questo cosa vuol dire? Che a fine autunno tutti loro, Saturno, Nettuno e Urano, usciranno, faranno retrogradazione, torneranno indietro, pertanto chiuderanno questa piccola finestra di futuro e chiaramente per l'autunno sarà un'altra storia, la rivedremo perché sarà probabilmente l'atto finale della fine di un momento che tu stai vivendo e che adesso deve prendere forma. Qual è una frase che ti deve accompagnare per questo Nettuno e Saturno nel tuo segno zodiacale? Ariete, io direi Nettuno è il mondo dell'indefinito, della coscienza, della spiritualità, delle anime, del servizio al prossimo, anche, io direi anche degli studi che vanno oltre, pertanto è tutto quello che indefinitivamente si percepisce ma non si tocca. Saturno invece è la realtà concreta. Saturno è il maestro del karma, del tempo, pertanto concedetevi sempre il tempo e amatevi, mi raccomando. Ma Saturno è proprio il sasso, la terra, il seme, qualcosa di concreto che vuole toccare, è l'esperienza. Allora, dal mondo dell'indefinito, pertanto più che dal mondo, dall'aura indefinita, arriva ad essere toccata da un Saturno, è come se dicesse, bene, io adesso questa cosa indefinita, ma che percepisci, va concretizzata. Allora, molti Ariete potrebbero sentire, e anche tu, una spinta verso qualcos'altro, un voler realizzare dell'altro, perché Nettuno porta immense aspirazioni, oltre che ispirazioni. Saturno arriva e dice, ok, adesso tutto questo deve prendere corpo. Pertanto molti di voi Ariete si troveranno nelle situazioni di vedere emergere dentro di sé questa nuova coscienza maturata. C'è chi stabilirà, deciderà addirittura un cambio totale anche di lavoro, di vita. Io mi assumo, Saturno, la responsabilità di una nuova situazione coscienziale, ispirativa, di una nuova situazione che abbia attinenza con Nettuno. Pertanto ciò che deve nascere e che ha basi concrete dipende da quello che io ho immesso negli anni in cui Nettuno è rimasto nel segno dei pesci, adesso deve prendere forma. Questo può portare te
ad esempio a voler assumere un altro tipo di ruolo nella vita sociale, nella vita familiare, nel contesto lavorativo. Vuol dire rendersi conto se una via è adeguata per te o meno. Perché? Perché Saturno, quando arriva nel segno dell'Ariete, vabbè, si dice che è in caduta, ma agisce comunque, ovviamente. Ma vi posso fare un esempio magari pratico. Avete presente i bambini piccoli quando cominciano a camminare, no? Ecco, molti di voi avranno visto i figli, i nipoti, che siate nonni, che siano i vostri cugini piccolini, il bambino deve correre, no? Allora, camminando, correndo, cosa fa? Comincia a corre anche sotto il tavolo, no? Perché se il bimbo è alto 80 centimetri e già cammina, no? Corre sotto il tavolo. Poi poco alla volta però il bimbo cresce. Lui non ha sentore, no? Lo spazio per lui è infinito perché non c'è nessun punto dove lui vada a sbattere la testa. A un certo punto il bambino che cresce, vedete proprio questa visione in Nettuno e Saturno in particolare nel bambino, cosa accade? A un certo punto cresce giusto di quei 2 centimetri che fa sì che arrivi sulla sponda a sbattere con la testa contro la sponda del tavolo. Pertanto cosa succede? Mica se la rompe la testa, adesso cioè, bisogna anche vedere a quanto uno si lancia, però sarà capitato a tutti di vederlo, no? Ecco, va a sbattere contro la sponda del tavolo. Questo cosa determina? Che si fermi? No! Cosa succede? Determina che il bambino capisce che dovrà abbassare la testa, che lo spazio non è indefinito, ci sono ci sono delle sostanze materiali, vogliamo definirle come tavolo, vogliamo definirla come la porta e via dicendo, perché l'ariete in sé non è mica quello che va a sbattere contro una porta, la porta la vede anche il bambino. È lo spazio nel quale si può muovere che deve essere definito. E la lezione di Saturno qual è? Io ti faccio vedere che lì c'è una sponda del tavolo, no? La parte inferiore. Tu adesso sei cresciuto, sai anche che puoi piegarti, fare il giro, puoi anche assumere il bambino può anche gattonare volendo piccolino, ma il fatto è che ci puoi fare il giro intorno, tu dall'altra parte del tavolo ci arrivi lo stesso, il fatto è che non puoi più usare quella via. Ecco, è lo spazio che si definisce, è l'identità che si definisce, è la presa di consapevolezza che un certo ambiente, un certo ruolo ricoperto adesso ha bisogno di uno step superiore. Certo che Saturno mostrerà la pesantezza. Quando Saturno arriva in Ariete, arriva sul tuo Sole, arriva sul tuo ascendente, ti dice, bene, chi vuoi essere? Guarda che qua non c'è nessun altro oltre te, non c'è più perché sei cresciuto, non c'è la mammina, il papino, il capo d'ufficio che ti tiene la manina e ti indica la via. No, no, sei, tra virgolette, da solo, ma ti assumi la responsabilità di fortificarti, pertanto devi tu capire che devi farti le gambe forti, le braccia forti, la mente forte, la struttura forte per poter andare avanti nella via che ti sei tracciato o che ti è stata ispirata da Nettuno. Vedete che bellezza? Allora, molti Ariete si troveranno a dover ridefinire un proprio ruolo in famiglia, in azienda, dove lavorano, dove operano. Certo, dipende sempre poi dai percorsi fatti. Se qualche Ariete tra di voi ha fatto un profondo percorso spirituale che ci può stare con un Nettuno in pesci che ci ha accompagnato per anni, il Saturno magari ha portato proprio il maestro, la figura di riferimento, la disciplina corretta
appassionata? Ti sei appassionato di uncinetto? Ti sei appassionata di yoga? Ti sei appassionata di astronomia? Ti sei appassionato di metalmeccanica? Adesso siete in tantissimi e non potrò mai arrivare nelle vostre vite, ma tutto ciò che ha visto una gestazione nel periodo di permanenza nel segno dei pesci, adesso l'ispirazione, ciò che ho imparato, ciò che sento e percepisco, lo posso portare a concretizzare. Saturno, a farne esperienza. C'è chi farà esperienza concreta di olistica, lavorativa, spirituale, di vita, insomma, ecco, sentire che c'è qualcosa che ci pone anche un limite. Saturno è il limite attraverso il quale noi possiamo agire, ma è comunque colui che permette di costruire una tua nuova identità. La bellezza di tutto questo cos'è? Che non solo abbiamo questa configurazione importante, perché Saturno ovviamente arriva con un limite, cioè chi sta agendo, ti faccio proprio un esempio pratico, sei in un posto di lavoro nel quale per tanto tempo hai accettato di fare o quel tipo di lavoro oppure di veramente sopportare carichi di lavoro eccessivi. Adesso che tu sia in proprio, che tu sia in dipendente, è indifferente. Cosa porterà? Saturno ti farà sentire tutto il peso delle scelte fatte prima e quelle che non hanno più senso di essere portate avanti, Saturno ti farà talmente sentire il peso di certe cose che ti porterà poi a fare delle scelte, ti si apriranno nuove strade, magari cambia il tuo capo ufficio, accade una divisione dei settori lavorativi, magari ecco la tua azienda è cresciuta e tu hai bisogno di creare più business unit, oppure una business unit non funziona più bene, quella bisogna prenderne atto e dire ok, quella va chiusa, ma non è che devo buttare tutto alle ortiche. Certo, una cosa va detta, Saturno e Nettuno metterà in discussione molti degli accadimenti che possono risalire al periodo di Saturno in Capricorno. Questo vuol dire intorno al 2020-2021, perché quel periodo ha voluto dire Saturno si è manifestato in Capricorno e ora con diciamo la quadratura che mostra a quel periodo, non ve la sto adesso a dettagliare, però metterà in discussione certe cose che hanno avuto inizio in quel periodo. Se c'è stato un inizio di crisi relazionale, lavorativa e non è ancora stata recuperata, allora probabilmente Saturno darà il taglio finale, cioè vi renderete conto che non ha senso andare avanti così. Se invece in quell'occasione la crisi c'è stata, il momento di anche qualcuno può avere avuto un momento di crescita lavorativa, un momento di concretizzazione di qualcos'altro, insomma adesso ecco mi dispiace, siete veramente in tanti e non posso fare i soliti video da ore, ma metterà in discussione e porterà a fare delle scelte anche proprio di taglio. Saturno taglia anche perché ci sarà Urano anche a tagliare certe cose che si sono diciamo originate nel 2020 o nel 2021, più o meno quel periodo lì. Ovvio, va portata attenzione anche alla propria salute fisica, alla propria benessere fisico. Se c'è stato un eccesso, se avete avuto degli eccessi negli ultimi anni dovuti magari a un eccesso di sedentarietà, oppure non fate più sport, oppure vi dedicate solo ed esclusivamente al lavoro, oppure fate troppo di sport e vi continuate a buttare giù per i pendii, ecco Saturno vi dirà
porta una misura. Saturno è la misura in ciò che fate, ma porterà anche a evidenza certe criticità rispetto a un nostro, alla cura che abbiamo avuto di noi stessi. Perché? Perché così si può curare. Ecco, questo intendo. Bene, Urano nell'arco dell'estate, allora a luglio entra nel segno dei Gemelli, grande sestile da Plutone, Urano nei Gemelli. Ariete, cioè pronti a veramente a dire, a rivoluzionare la vostra vita, dove vivete, dove state, dove lavorate, il come lavorate, come organizzate la vostra quotidianità, come vi proiettate nel mondo, come vi relazionate con gli altri. Qualcuno di voi arriverà proprio a cambiare o gruppo di lavoro oppure metodologia, si proporrà in maniera diversa, ma qualcuno cambierà proprio sede, cambierà luogo anche di dove vive. Il taglio che porta Urano nei Gemelli è fortissimo, avveniristico e rivoluzionario. Mettendo insieme tutto questo, cosa c'è? C'è un Saturno che renderà evidente che qualcosa ti pesa troppo e non ce la fai più a portarlo avanti. Segna anche il tempo che sta passando. Qualcuno di voi fa 3-4 lavori, bene, li ridurrete a uno, perché a un certo momento non ce la fai più a farne 3-4. Ecco, non so se rendo, ma questo non vuol dire rimanere senza. Vuol dire mi dedico a quello che riesco a fare, che mi può produrre di più, perché abbiamo Urano che ti farà fare delle scelte intelligenti, avveniristiche. Plutone guarda il futuro da qua. Guardate che è uno spettacolo, è da affrontare, e Giove in Cancro, chiaro, vi guarderà in quadratura, poi ne riparleremo. Per qualcuno sarà proprio l'attenzione massima verso la propria famiglia, il proprio sé, dove si vive, dove voglio vivere. Mi raccomando, quando un Giove è in quadratura, non è che non porta nelle transizioni, nelle questioni familiari, nelle questioni di casa, l'abbellimento della casa e via dicendo. Se qualcuno di voi ha in mente di abbellire casa, cosa succede con un Giove in quadratura? Rischi di spendere troppo, cerca di essere più spartano. Saturno in Ariete ti farà accorgere che ti toglierai tutti gli orpelli di cui non hai bisogno. Saturno in Ariete lo dovete vedere proprio come il soldato in caserma, orientato all'obiettivo di cosa ho bisogno, di questo, quello e quell'altro, ok, a posto. Giove in Cancro vi farà sentire tanta voglia di trovare il vostro nido, dove voi veramente state bene, in quale ufficio, in quale azienda, in quale ambito familiare, qual è il vostro nucleo familiare, prendervi cura del vostro nucleo familiare, della vostra casa e dei vostri affari, ma ne parleremo ancora. L'eccesso della spesa è dietro l'angolo, ma Saturno vi farà essere rigorosi. Vedete la bellezza della commistione? Ci saranno situazioni nelle quali dirai, va bene, in un momento di accecamento pensavi di spendere una cifra folle per rifare tutto, poi ti rendi conto che ti basta una stufetta, questo, quello, quell'altro, e a posto così si dimezzano le spese. Faccio un esempio per estremo, carissima Ariete. Adesso veramente ho dedicato troppissimo, e arriviamo alla personalizzazione, perché ve la voglio vedere velocissima. Di questo cerco di concentrarmi. Saturno, Nettuno, la facciamo veramente veloce e vediamo un po' che cosa vi possono aggiungere. Terza casa, novità, messaggi, comunicazioni, nomine, c'è qualcosa, lettere che farete partire, candidature che arrivano, notizie, contatti, sarete contattati. Chiaro che qui abbiamo uno specchio, certo. Saturno e Nettuno dal prossimo anno rimarranno lì per parecchio tempo. Noi questa stesa in particolare vogliamo vederla più verso l'estate, per tutto il periodo, insomma, di questo grande movimento. La lettura astrologica è importante per tutti i prossimi anni, ma adesso questa lettura in questo momento cerchiamo di Giove, ritorno, abbondanza, denaro, notizie, denaro, valorizzazione, capacità di
espandere la tua immagine. Cosa vuol dire? Che sia la tua figura che prende una rivoluzione, ma che sia anche la tua azienda, che sia l'immagine che tu porti nel mondo, l'immagine attraverso i social, oppure se sei appassionato di arte, ciò che crei, se sei magari un artigiano, ecco, visibilità che porta remunerazione. Qua c'è, guardate un po', Giove che protegge la casa della tua immagine, della tua valorizzazione, pertanto riuscire a valorizzare le tue qualità, e casa del denaro. Mi sembra già un grande inizio per chi ha il coraggio di fare scelte. Ariete, il coraggio a voi non manca. Saturno vi porterà la responsabilità delle scelte che fate, ma anche una grande maturazione. Il vuoto di luna, ci saranno probabilmente delle azioni che non tutte andranno subito a segno a livello di comunicazione, a livello di comunicazione, di social, ma qua c'è anche un ripartire da zero rispetto a degli studi e dei corsi che voi fate. C'è qualcosa che forse andrà rivisto, ma che non porta né danno né guadagno, cioè è un'esperienza che fate in questo settore. Vendita di un immobile, valorizzazione del tuo ambiente domestico, valorizzazione, qua abbiamo la casa del denaro, nella casa della casa, aiuti economici da parte della famiglia, diciamo anche una ristrutturazione che porta valore, ambiente nel quale tu lavori, un nuovo ufficio, un nuovo ambiente proprio dove tu svolgi il tuo lavoro, che ti porta maggiore valore e remunerazione anche. Qua guardate che abbiamo 2 volte il denaro in evidenza. Mi fa molto ben sperare questa cosa per voi Ariete. Allora, Cancro. Questioni con i figli, questioni proprio con la famiglia, con chi amate, poi qualcuno magari avrà, perché vedi anche il valore nuovo che ti aggiunge, qualcuno di voi diventa madre, diventa padre, cioè diventate genitori, diventi nonno, ecco. Bambini da accudire, tanta attenzione anche nell'alimentazione, nei divertimenti dedicati ai figli, ma trovare anche, essere alla ricerca di un amore che possa farti sentire accolta e accolto. Ecco, questo sì, tanto desiderio di avere un amore che ti faccia sentire proprio accolto. Se questo non è, farai le tue scelte, questo mi dice. Ma qua abbiamo valorizzazione per questioni familiari, vediamo meglio, e la parte di fortuna nel tuo lavoro. Qua ci sono dei cambiamenti importantissimi nel tuo quotidiano, nella riorganizzazione che ti dai di vita, che ti porta non solo denaro ma fortuna, fortuna anche nelle vicende lavorative, nelle nuove proiezioni lavorative. Pertanto qua ci saranno delle scelte che andrai a fare, il cambiamento totale. Qua c'è un cambiamento totale rispetto a qualcuno, potrebbe essere anche che vedi tua madre cambiare totalmente perché magari è diventata particolarmente anziana, c'è qualcuno che cambia profondamente con chi tu ti relazioni, può essere il tuo marito, tua moglie. Certo, con un'eclissi solare un cambiamento ci può essere nel tipo di società, nel tipo di lavoro, di rapporto, di contratto che tu porti avanti, qualche scelta importante anche per quanto riguarda la vita di coppia. Ci può essere un cambiamento. Magari se tu sei solo prendi la decisione di metterti con qualcuno in maniera seria, se invece c'è qualcosa che scricchiola nella relazione che stai portando avanti da tanto, può essere che si prendano decisioni in altro senso e dire va bene, qua questa situazione non mi corrisponde più. La 10ª casa, no, fatemi vedere, mamma mia, Ariete e no, allora intanto, ascoltate. Qui abbiamo un cambiamento importante. Qua qualcuno di voi prende una liquidazione,
scinde la propria società e pertanto prende le proprie quote parte e cambia totalmente. C'è qualcosa che vi deve arrivare, forse anche dalla famiglia, forse una figura femminile che vi destina un importo, ereditate qualcosa, si movimenta, ma si movimenta dal mondo del lavoro. Si movimenta qualcosa, allora per chi si... le situazioni possono essere le più svariate, ci possono essere degli accordi sindacali che ti portano denaro ma che tu devi ricevere arretrati. Ci possono essere situazioni nelle quali tu prendi decisioni lavorative che magari ti portano a chiudere un percorso e pertanto ti fai liquidare la tua quota. Ci sono situazioni nelle quali uno va in pensione e pertanto prenderà la liquidazione e la pensione, però c'è una nuova destinazione di vita. Vi ho detto, qualcuno di voi si trasferisce, cambiamento anche totale nel percorso degli studi. Il percorso degli studi è importante, qua vedo. Per qualcuno di voi ci potrebbe essere, che so, o un nuovo approccio allo studio di qualcosa, ma potrebbe essere il cambio di un percorso universitario, di un percorso olistico. Comunque c'è qualcosa che ti porta a un cambiamento. Guardate, c'è una rivoluzione. C'è chi tornerà a casa. Se tu vivi all'estero, qualcuno di voi tornerà nella propria patria, ma ecco, tornerà nei propri... Oppure se tu vivi, che so, a Milano, ma sei originario di un luogo, uno dei meravigliosi paesi dell'Italia, fate voi quali, probabilmente o investirete denaro per rivalorizzare quella proprietà, oppure tornerete nella terra natia per valorizzare la casa dei padri, le proprietà vostre. Cioè c'è un grande cambiamento, la reinvenzione. Allora, o colleghi nuovi o ruoli nuovi lavorativi, c'è, ecco, una novità sicuramente anche da un punto di vista informatico. Qua mi vai a fare una rivoluzione da un punto di vista anche delle novità. Abbiamo l'AI, abbiamo le chat, c'è di tutto adesso, pertanto computer, informatizzazione, tanta roba nuova, macchinari nuovi, spostamenti per via di lavoro, ma anche colleghi, collaboratori nuovi, giovani, mamma mia, e notizie lavorative. Qua posso anche dirvi che c'è un successo lavorativo in arrivo. Qui abbiamo la parte di, non so se è per il cambio di lavoro, per una cosa che tu metterai in piedi, per una cosa già esistente. Adesso lo spettro è ampio, siete in tanti, ma c'è denaro che deve arrivare per una questione lavorativa. Importante, qua c'è un bel successo. Mamma mia, la proiezione verso il futuro, il colpo di genio, un progetto, l'obiettivo, il futuro, il gruppo di lavoro, qualcosa che spacca, cioè qualcosa che guarda al futuro, qualcosa di avveniristico, qualcosa che si proietta come un taglio dal vecchio al nuovo. Qualcuno darà un taglio al vecchio lavoro, me lo continua a dire, ma non lo so, è come se tu avessi creato però già qualcos'altro, o c'hai già un'idea o sei stato contattato. Qua c'è qualcosa che ti proietterà in avanti, ma fortissimamente. C'è una spaccatura tra il vecchio e il nuovo che è la guarigione. Tutte le paure, i timori, tutte le Ariete, tutte le angosce che hai vissuto andranno a guarire. Le ferite interiori, le paure, i timori, può essere anche una guarigione perché vai a fare un percorso in ospedale, vai a fare in una clinica di cura, vai a fare un percorso olistico che ti fa stare meglio, ma c'è anche proprio sull'asse della salute un guarire. Pertanto vuol dire che sia un'angoscia fisica, mentale, o che sia una somatizzazione, e qua c'è un percorso di guarigione meraviglioso. Guardate, allora fatemi un po' vedere che cosa. Voglio anche aggiungervi una carta dagli arcani maggiori per questo periodo Saturno-Nettuno per il segno dell'Ariete. Datemi una carta e vediamo se può essere indicativa per questo periodo estivo, considerato a Urano e anche Plutone. Vediamo un po' cosa hanno da dirti
Devo aggiungerti qualcosa? C'è il sole, è come se tu, allora intanto già come indicazione, vedete l'estate, quando il sole è altissimo, ma c'è un punto elevatissimo, c'è la manifestazione di una via che ti si concretizza, c'è un successo che ti attende, può essere anche un uomo in amore, tante cose. Qualcuno di voi probabilmente si sposerà, terrà fede a qualcosa, se tu fino a ieri eri singola, ma qua vedete è una via che ti si manifesta chiara, il sole è alto in cielo e tu non puoi non vederlo. Ma quanto è bella! Segui quel sole, segui quell'intuizione, lavoraci e vedrai che avrai successo. Qua c'è qualcosa di importantissimo. Non lasciamo per ultimo, perché è poco importante, ma perché è il più importante di tutti, il nostro amatissimo San Michele Arcangelo, che vediamo un po' che cosa ha da dirti, consigliarti o prevederti per questa estate, per questo Saturno e Nettuno, per questo periodo che sta arrivando, che è rivoluzionario, a dir poco. No, ragazze, Ariete 9 di terra, godi dei piccoli piaceri della vita, passa del tempo in tranquillità e da solo, successo nel lavoro autonomo. È questo, io quanto vi ho parlato di lavoro. Chi farà le proprie scelte, ragazze, guardate, Ariete, una cosa è da dire, dipende ovviamente dai settori, non si può mai generalizzare, ma il cielo si sta predisponendo con un Plutone in Acquario, fermo lì, indipendenza. Urano nei Gemelli è libertà, pertanto nessuna indicazione nei confronti del lavoro dipendente. Pertanto qua dice in generale il lavoro, successo nel lavoro autonomo, si tornerà nel tempo a parlare di autonomia di lavoro. Molti faranno la scelta dell'autonomia per una questione di libertà, ma ci torneremo. Comunque, grandi prospettive, grande lettura. Mi piace tantissimo, Ariete, io ti auguro ogni bene e ci vediamo alla prossima. Ciao!